Ciao a tutti, oggi parliamo della piometra nel cane. Soprattutto parliamo dei due approcci che possiamo effettuare quando abbiamo un cane con la piometra. Quando il nostro cane ha la piometra abbiamo la possibilità di scegliere due ehm, terapie, in base ovviamente ad alcuni elementi che in questo video cercherò di snocciolare in modo da farvi capire quando è meglio la terapia chirurgica, quando è meglio la terapia medica, in modo che abbiate un po' le idee chiare. In questo video non mi addentrerò troppo in che cos'è la piometra, però brevemente vi dico che la piometra è fondamentalmente un'infezione dell'utero che colpisce le cagnoline non sterilizzate 2 mesi dopo circa il calore, e fondamentalmente è una raccolta di pus. La piometra può essere aperta, cioè potete vedere il pus fuoriuscire dalla vulva, oppure può essere chiusa e non vedere assolutamente pus, ma la cagnolina stare molto male. I segni e sintomi della piometra tendenzialmente sono abbattimento, febbre, poliuria, polidipsia, vomito. Comunque cerchiamo in questo video di spiegarvi quali sono i due approcci. Uno è un approccio terapeutico, è una terapia medica, e l'altro è un approccio più chirurgico, quindi una chirurgia. Partiamo subito con la prima domanda, che è legata al discorso costo. Sia la terapia medica che la terapia chirurgica hanno dei costi importanti, quindi fondamentalmente per prevenire questo tipo di patologia ricordatevi sempre, sarebbe meglio sterilizzare la cagnolina prima che avvenga questo problema. Quindi se volete risparmiare soldi, sterilizzate le vostre cagnoline. Per quanto riguarda invece il discorso costi, sia la terapia medica che la terapia chirurgica hanno fondamentalmente dei costi importanti, perché anche la terapia medica, con la terapia medica si utilizzano dei farmaci che comunque sono molto costosi, soprattutto su animali molto pesanti. Quindi è importante sapere che la distinzione tra scegliere una terapia medica e una terapia chirurgica non si basa fondamentalmente sul costo, ma si basa su alcuni aspetti. Allora, partiamo subito col dire che la terapia medica consiste in una serie di farmaci che si devono dare a giorni stabiliti per cercare fondamentalmente di svuotare l'utero da questo pus e fondamentalmente uccidere i batteri che hanno contaminato questo utero. È una terapia che fondamentalmente è molto utile in alcune circostanze che andiamo un attimo ad elencare. La prima di solito è utilissimo chiaramente per chi ha delle cagnoline che utilizzo per l'allevamento, perché ovviamente la terapia chirurgica non è chiaramente una terapia adatta per chi utilizza le cagnoline per la riproduzione. Quindi diciamo che la terapia medica è tendenzialmente una terapia che indirizzerei verso questa categoria di persone che possiedono dei cani che vogliono utilizzare per la riproduzione, quindi hanno bisogno che non possono ovviamente togliere l'utero perché hanno la necessità di che la cagnolina abbia delle gravidanze, abbia dei cuccioli. Quindi terapia medica io la spingerei più verso quel tipo di soggetti, oppure può essere consigliata in quei soggetti molto anziani dove il rischio anestesiologico è molto elevato e quindi il proprietario preferisce chiaramente non eseguire una chirurgia. Diciamo che se l'animale in realtà sta bene, anche lì non è l'età che fa la differenza, ma fondamentalmente è proprio l'aspetto generale dell'animale. Chiaramente un animale molto a rischio, chiaramente la terapia medica potrebbe dare delle garanzie maggiori rispetto alla terapia chirurgica, però fondamentalmente sono scelte che vanno fatte ovviamente su singolo cane e su singolo caso clinico. Quindi fondamentalmente potrebbe esserci delle situazioni molto particolari di cani che hanno magari altre patologie, un'insufficienza cardiaca importante, che quindi il proprietario decide di non eseguire chiaramente un intervento chirurgico.
Chiaramente anche la terapia medica comporta alcuni farmaci che possono comunque agire a livello del cuore, quindi non è che siamo ovviamente sicuri al 100% neanche con la terapia medica, però fondamentalmente in quelle circostanze potrebbe essere utile eseguire una terapia medica e non un intervento chirurgico. Per tutti gli altri casi tendenzialmente io consiglio la terapia chirurgica, perché chiaramente la differenza tra una terapia medica e una terapia chirurgica è che fondamentalmente la terapia medica potrebbe poi nel tempo riverificarsi il problema, mentre invece con la terapia chirurgica andiamo a eliminare completamente il problema. Quindi in quei soggetti che non vengono utilizzati per la riproduzione, che magari hanno per esempio una decina d'anni, hanno un'aspettativa di vita di 3, 4, 5 anni, la terapia chirurgica è chiaramente la terapia migliore, via il dente, via il dolore, diciamo. E la terapia chirurgica consiste fondamentalmente nell'asportazione delle ovaie dell'utero e chiaramente in quel momento lì vai a risolvere completamente. È chiaro che anche lì è un intervento che deve essere effettuato in una certa maniera con l'ausilio di un anestesista che segue l'anestesia in maniera corretta e ovviamente si deve stabilizzare l'animale, perché molto spesso in corso di piometra abbiamo chiaramente anche un'insufficienza renale a causa chiaramente della patologia, e quindi va un attimo corretto a livello di stabilizzazione del paziente prima di operarla. Quindi fondamentalmente in questo video mi vorrei soffermare sulla casistica, su cosa farei in base alla situazione. Diciamo che nel 90% dei pazienti, di persone che hanno la propria cagnolina privata, quindi non utilizzano per la riproduzione, tenderei a consigliare la terapia chirurgica, proprio perché risolvi il problema e lo elimini anche in futuro. Per quei pazienti molto anziani o con problemi secondari importanti, gravi insufficienze cardiache, magari la terapia medica può essere una terapia che si può affrontare rispetto a una chirurgia o all'eutanasia, perché magari il proprietario vede il cane molto abbattuto con una serie di problemi e decide di effettuare un'eutanasia. In quel caso lì chiaramente è consigliato provare con la terapia medica per cercare di salvare la vita alla cagnolina. Invece per tutto il discorso allevamento, chiaramente in quel caso è consigliata la terapia medica, perché salvaguardiamo chiaramente l'aspetto riproduttivo, e quindi l'allevatore poi può utilizzarla per fare altre gravidanze e altri cuccioli. Spero che questo video vi abbia chiarito un attimo l'approccio sulla terapia medica e terapia chirurgica nella piometra, e ci vediamo alla prossima.